1 giugno 1989, Germania Ovest. In un bosco vicino a Gifhorn, in Bassa Sassonia, la polizia trova una Volkswagen Passat abbandonata da giorni. A pochi metri dall'auto, in un cerchio di terra bruciata, i resti carbonizzati di un ragazzo. Accanto, una tanica di benzina vuota. Nessun biglietto d'addio. I documenti diranno suicidio. Un ragazzo che si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Ma quel ragazzo non era uno qualsiasi. Era uno degli hacker più famosi d'Europa. Aveva venduto segreti militari al KGB e si avvicinava al processo. È morto il 23 maggio, il 23esimo giorno del quinto mese del suo 23esimo anno di vita. Per lui il numero 23 era un'ossessione. Il suo nome era Karl Koch. Nel mondo degli hacker lo chiamavano Hagbard. E la sua è la storia di come la curiosità, la guerra fredda e la follia possano intrecciarsi fino a uccidere. Karl Werner Lothar Koch nasce il 22 luglio 1965 ad Hannover, nella Germania Ovest. La sua infanzia è segnata dal lutto. La madre si ammala di cancro quando lui ha 11 anni e Karl la accompagna alle cure, restando ad aspettarla da solo, per ore. Poi lei muore. Il padre, giornalista con un problema di alcol, se ne va anche lui di cancro nell'agosto del 1984. A 19 anni Karl è orfano, con una piccola eredità e una casa vuota. Anni prima, per il suo 14° compleanno, il padre gli regala un libro che gli cambierà la testa. Illuminatus, la trilogia degli Illuminati di Robert Anton Wilson e Robert Shea. Un romanzo per adulti, psichedelico, pieno di cospirazioni, droghe e numerologia. Di sicuro non adatto a un adolescente. E a quell'età ti entra dentro più di quanto dovrebbe. Karl non lo legge come un romanzo, ma come un resoconto vero. È lì che incontra il numero 23, che nel libro torna in modo ossessivo. Ne resta folgorato e quel libro lo rileggerà decine di volte, fino a vedere il 23 ovunque, nelle date, negli eventi, nella storia. Convinto che dietro al caos del mondo si nasconda un ordine segreto. L'enigma del 23 non se l'era inventato lui. Lo raccontava lo scrittore William Burroughs. A Tangeri aveva conosciuto un capitano che si vantava di traghettare da 23 anni senza un solo incidente. Quel giorno stesso la sua nave affondò e lui morì. La sera, alla radio, la notizia di un aereo precipitato. Era il volo numero 23. Coincidenze, ma per Karl smettono di esserlo. È proprio da Illuminatus che Karl prende anche il nickname, il suo nome di battaglia, Hagbard Selin, l'eroe anarchico che combatte gli Illuminati. Nel 1985, a 19 anni, si compra il suo primo computer, un Atari ST, e lo chiama Fuck Up. È un dettaglio inquietante. Nel romanzo, Fuck Up è il supercalcolatore che profetizza una guerra nucleare. Karl dà quel nome alla sua macchina anni prima di convincersi che le sue azioni potessero, davvero, scatenare l'apocalisse. Per lui, il computer non è una macchina, è una porta verso un mondo più grande, più segreto, più potente di quello che lo circonda. Lo stesso anno fonda con altri ragazzi un tavolo dei computer in un pub di Hannover, che diventerà la sezione locale del leggendario Chaos Computer Club. Il Chaos Computer Club, nato a Berlino nel 1981, è la più grande e influente associazione di hacker d'Europa. Non criminali, ma appassionati con un'etica che si battono per la libertà dell'informazione e contro l'abuso della tecnologia da parte del potere. Esiste ancora oggi. E quella stessa cultura, anni dopo, ispirerà anche la scena italiana, con gli Hack Lab e gli Hack Meeting nati alla fine degli anni 90. È l'età dell'oro dell'hacking europeo. I modem urlano nella notte, le reti telefoniche sono terra inesplorata e un ragazzo nella sua cameretta può raggiungere un computer dall'altra parte del pianeta. Ma c'è una cosa che distingue Karl dagli altri davanti allo schermo. Lui al computer non ci arriva da smanettone. Da bambino collezionava fossili e minerali, da ragazzo fa l'attivista, rappresentante d'istituto, movimento antinucleare, antifascista. A una manifestazione viene anche fermato dalla polizia. Per lui il computer è soprattutto uno strumento politico, un modo per liberare l'informazione e cambiare il mondo. È un idealista, non un tecnico. Ma in quegli stessi mesi, Karl comincia a usare droghe pesanti e con la cocaina il confine tra il gioco e l'ossessione inizia a sgretolarsi. Metà anni 80. Il mondo è diviso in due blocchi.
e un gruppo di giovani hacker tedeschi scopre di poter entrare nei computer più protetti dell'Occidente. Karl non è solo. Con lui ci sono altri hacker, Pengo, Dobb e Urmel, il cui vero nome è Markus Hess. A fare da tramite un uomo più grande di loro, Peter Karl. Il loro metodo è artigianale e geniale insieme. Internet non esiste ancora, c'è solo la rete telefonica ed è lì che si muovono, piegandola ai loro scopi. Smontano i telefoni per recuperarne i pezzi, usano gli accoppiatori acustici e dalle cabine telefoniche si infilano nelle reti. Sfruttano password deboli, falle nei sistemi, account dimenticati e saltano da un computer all'altro fino a entrare dove non avrebbero mai dovuto. Reti militari americane, laboratori di ricerca, la NASA, aziende della difesa. Karl, sotto il nome di Hagbard, diventa quasi una piccola star della scena. Nel 1986, alla fiera Cebit di Hannover, buca in pubblico un grande calcolatore sicuro con un normale computer di casa. Si fa persino filmare, ma solo di spalle. Cercano qualsiasi cosa abbia valore: documenti sui sistemi d'arma, codici sorgente, informazioni sul programma SDI, le guerre stellari di Reagan, lo scudo spaziale americano. Ma qui la storia prende la piega che la rende unica. Perché questi ragazzi non lo fanno solo per sfida, lo fanno per soldi. E i soldi arrivano dall'altra parte della cortina di ferro, dal KGB, i servizi segreti sovietici. Settembre 1986. Uno del gruppo va fino a Berlino Est e offre i loro servizi. In un ufficio grigio, dietro l'insegna di una ditta di copertura, gli aspetta un uomo che si fa chiamare Sergei. Gli consegnano un nastro magnetico con centinaia di password rubate nella scena hacker tedesca. Alla prima consegna, 30.000 marchi in contanti. Da lì, hacking su commissione e nel tempo, in tutto, circa 90.000 marchi. Per dei ragazzi di 20 anni, l'equivalente di quasi 95.000 euro di oggi, in contanti, non dichiarati. Soldi che, a quell'età, possono cambiarti la vita, o stravolgertela, e che infatti, per loro, spariranno in droga e feste. È il primo caso documentato di spionaggio informatico al servizio di uno Stato. La guerra fredda, adesso, si combatte anche via modem. Le droghe arriveranno presto nella vita di Karl. Da ragazzino, hashish e ansiolitici, per cercare di tenere a bada l'ansia. Poi l'LSD. Esperimenti sulla percezione, li chiamava lui. Ed è lì che attecchiscono nella sua mente gli illuminati, il numero 23, l'idea di essere una pedina in un disegno più grande. Infine la cocaina, regalata da un amico, poi pagata fino a bruciare l'eredità. È quella, sopra anni di malumore sepolto, a far franare tutto. La mente di Karl comincia a cedere. Il delirio diventa totale. Quando nel 1986 esplode il reattore di Chernobyl, Karl arriva a convincersi di esserne in qualche modo responsabile, con le sue incursioni per il KGB. Nel febbraio del 1987 si fa ricoverare in una clinica psichiatrica ad Aquisgrana per disintossicarsi. Ci resterà per 3 mesi. Mentre ad Hannover il gruppo vende segreti al KGB. A migliaia di chilometri di distanza, in California, un dettaglio minuscolo sta per far crollare tutto. Al Lawrence Berkeley Laboratory lavora un astronomo, Clifford Stoll. Un giorno il suo capo gli affida un compito banale: trovare un errore di contabilità nei costi dei computer. Mancano all'appello 75 centesimi, una sciocchezza. Ma Stoll, invece di ignorarlo, tira il filo e scopre che quei 75 centesimi corrispondono a pochi secondi di tempo macchina usati da un utente non autorizzato. Qualcuno si è infilato nel sistema con privilegi da amministratore. Un intruso. Stoll non lo caccia, lo osserva. Notte dopo notte segue l'intruso che, dal laboratorio californiano, rimbalza su decine di reti militari americane, a caccia di documenti segreti. E capisce che non è un ragazzino qualunque, è una spia. Per incastrarlo inventa una trappola. Crea un finto dipartimento militare, lo riempie di documenti dal nome altisonante su un progetto che non esiste, lo chiama SDINet e aspetta. L'intruso abbocca, passa ore a scaricare quei file falsi. E poi arriva la prova decisiva. Settimane dopo, al laboratorio arriva una lettera vera, spedita da Pittsburgh, negli Stati Uniti, da un certo Laszlo Balog.
un uomo noto all'FBI come presunto trafficante d'armi legato al KGB. Chiede proprio quei materiali sul finto progetto SDI-Net, un nome che poteva conoscere solo attraverso i documenti rubati e passati a Mosca. È la prova che dietro l'hacker c'è lo spionaggio. E la pista porta in Germania. Le poste tedesche, la Bundespost, tracciano la connessione fino ad Hannover. Markus Hess viene identificato e l'appartamento perquisito, il 23 giugno 1987. Ancora un 23. Ma l'inchiesta è complessa, i file sono cifrati e ci vorrà tempo. Solo nel marzo 1989 il caso esplode pubblicamente e la rete viene smantellata. Un ammanco di 75 centesimi aveva svelato il primo grande caso di spionaggio informatico della storia. Stoll ne farà un libro, The Cuckoo's Egg, l'uovo del cuculo, un intruso cresciuto, invisibile, nel nido di qualcun altro. Quando finisce su tutti i telegiornali, la nuova era dello spionaggio, Karl Koch capisce che il cerchio si sta chiudendo anche intorno a lui. Ed è qui che la storia diventa, per molti, ancora più disturbante della spia che vende al KGB. Perché ad accanirsi su Karl, ormai fragilissimo, pieno di debiti e di droga, arrivano i media. Nel 1988 due giornalisti della redazione giovani della NDR, Axel Lerche e Bernd Scheunemann, fiutano la storia della loro vita. Lo avvicinano e, secondo le testimonianze raccolte poi, non si limitano a intervistarlo, lo istigano a violare i sistemi davanti alla telecamera. Gli mettono a disposizione l'attrezzatura nel loro appartamento di Amburgo e lo filmano mentre entra perfino nel database Optimis del Pentagono. Gli promettono fino a 10.000 marchi. Karl non li vedrà mai. Poi il caso passa di mano. La redazione del programma Panorama punta allo scoop e costruisce un ponte con il capo dei servizi interni di Amburgo, Christian Lochte. A Karl promettono impunità e un posto in terapia se confessa. Nel luglio 1988 si consegna, poco dopo lo fa anche Pengo. Ma le promesse non vengono mantenute, lo interrogano lo stesso, per giorni, e l'unica terapia trovata per lui è una clinica per eroinomani, mentre Karl usava cocaina. Il 2 marzo 1989 scatta la grande retata, 14 perquisizioni, 7 arresti. In prima serata la ARD lo chiama il più grande caso di spionaggio dai tempi di Guillaume, la spia della Germania Est che, infiltrata al fianco del cancelliere Willy Brandt, lo aveva costretto alle dimissioni nel 1974. Karl viene fermato ma rilasciato dopo 2 ore. Ha già confessato tutto. Dentro però qualcosa è già rotto. Parla di sé in terza persona, come Hagbard. Racconta di alieni. È convinto di essere una pedina degli Illuminati e vede nel numero 23 il conto alla rovescia del proprio destino. Esposto, usato e poi lasciato solo da chi gli aveva promesso protezione. E intanto si avvicina il processo, dove avrebbe potuto raccontare tutto. Il 23 maggio 1989, Karl Koch esce dal lavoro con l'auto aziendale per andare a pranzo. Non torna più. Quando a sera non è ancora rientrato, il datore di lavoro lo segnala come scomparso. 9 giorni dopo, il 1 giugno, la sua auto, una Passat, viene ritrovata parcheggiata in un bosco. Poco distante, tra la vegetazione, i resti carbonizzati di Karl, accanto a una tanica di benzina vuota. Nessun biglietto. La data della morte, 23 maggio. 23esimo giorno, 5° mese, 23esimo anno della sua vita. Il numero che lo aveva ossessionato per tutta la vita era anche quello della sua fine. L'inchiesta ufficiale conclude: suicidio. Un ragazzo distrutto dalla droga e dalla malattia mentale, che si è tolto la vita nel modo più estremo. Ma molti, dentro e fuori la comunità hacker, non ci hanno mai creduto del tutto. Perché nessun biglietto? E perché proprio ora, alla vigilia del processo, quando Karl avrebbe potuto raccontare tutto ciò che sapeva, sul KGB e forse anche su altri ambienti? Da qui le teorie dell'esecuzione, i suoi vecchi mandanti, per farlo tacere. E intorno a quella scena nel bosco, col tempo, sono cresciuti dettagli leggendari. Un cerchio di fuoco stranamente controllato, le scarpe mancanti. Veri o gonfiati che fossero, hanno alimentato per decenni il mistero. Ma i suoi amici e il Chaos Computer Club hanno sempre puntato il dito altrove.
Nel necrologio scrissero: «Siamo sicuri che Carl sarebbe ancora vivo se la sicurezza di Stato e i media non lo avessero spinto alla morte, con la criminalizzazione e una sete di sensazionalismo senza scrupoli. Il passo verso la morte lo aveva fatto lui, ma corresponsabili erano chi lo è usato e poi gettato via». Il Chaos Computer Club lo salutò come Captain Hagbard Selin e chiuse con 2 parole soltanto: «Siamo tristi». Nel gennaio 1990, mentre Carl è già morto, si apre il processo agli altri del giro. I giudici faticano a comprendere persino i termini tecnici. Le condanne saranno lievi, meno di 2 anni, e l'intera vicenda verrà ridimensionata. Al KGB, di davvero prezioso, era arrivato poco. Più ragazzi che giocavano alle spie che veri agenti segreti. La verità non la sapremo mai con certezza. Quello che sappiamo è che a 23 anni, un ragazzo curioso e fragile, cresciuto troppo in fretta tra lutti, libri di cospirazioni e schermi a fosfori, è morto solo in una foresta. Come dissero alcuni dei suoi amici, anche se si è ucciso da solo, è comunque morto di una lunga malattia. Quel caso, oggi, è riconosciuto come il primo episodio di spionaggio informatico della storia. Gli altri se la cavarono. Marcus Hess, condannato per spionaggio nel 1990, disse che non voleva più avere a che fare con gli hacker e non possedeva nemmeno più un computer. Pengo, salvato dall'amnistia, finì comunque condannato anni dopo per aver diffuso il codice di un virus. E la morte di Carl non sarà un caso isolato. Nel 1998, un altro giovane hacker tedesco, Boris Floricic, alias Tron, verrà trovato morto in un parco di Berlino. Di nuovo in circostanze controverse, di nuovo archiviate come suicidio. Un eco inquietante, che ha alimentato per anni la leggenda degli hacker che sapevano troppo. La storia di Carl Koch ha ispirato libri, un documentario con lo stesso Clifford Stoll, una canzone dei Clock DVA e nel 1998 un film tedesco intitolato semplicemente 23. È diventato un simbolo di quanto sottile sia il confine tra il gioco e la rovina, e di come, agli albori della rete, ragazzi geniali e soli si siano ritrovati pedine in giochi molto più grandi di loro. Non è stato un eroe, e non è stato solo un criminale. È stato un ragazzo che ha guardato troppo a lungo nell'abisso della rete, e l'abisso, alla fine, ha guardato dentro di lui. Io sono Ram. Questa era la storia di Carl Koch. Se ti è piaciuta, iscriviti. Qui si raccontano le storie vere degli hacker. La prossima sta già arrivando.